Mamma, che occhi hai, mamma mia. Non voglio partire dai rigori sbagliati, tirati in maniera indecorosa da alcuni. Indecorosa. Lo posso anche capire, perché là poi questione di freddezza e magari c'è chi sente di più la pressione. Aspettavo Barella che lo tirasse alle stelle e che Bonni praticamente neanche Bonni neanche l'ha calciato. Poi c'è arrivata, non lo so, forse per inerzia la palla in porta, ma neanche l'ha calciato Bonni. Vabbè, anche quello di Bastò. Vabbè, non voglio partire da questo. L'episodio grave è il rigore che regaliamo. In una partita del genere, così tirata, così equilibrata, con un avversario poi che ha giocato un primo tempo sotto l'aspetto della pressione clamoroso. Clamoroso. Il Bologna si vedeva che era affamato. Si vedeva. Poi negli ultimi 15 minuti ho visto un Inter che ne aveva di più, che ci ha anche provato, non c'è riuscita. Quando ho visto De Vrij praticamente rigore in movimento di testa e lui quei gol li fa con l'avversario che lo infastidisce, figuriamoci da solo quando ho visto la palla che andava fuori. Mi ero già messo con l'animo in pace. Però Bologna affamato. Io sono stanco di vedere un Inter che si continua a lodare come bella, ma quanto è bella, ma sono i più bravi, sono quelli che giocano il miglior calcio. No, io voglio un Inter cazzuta. Io voglio un Inter che poi in queste partite la vuole portare a casa. In un modo o in un altro, ma la vuole portare a casa. Questo si sta disperdendo. Questo forse dovremmo essere stanchi di prendere schiaffi, Forse. Forse non possiamo accontentarci di essere quelli belli, belli. Ma che mi serve essere bello? Che mi serve? Non è che devo andare a fare una sfidata di moda. Se dovessi andare a fare una sfilata di moda, ah beh, siamo belli. No, non andiamo a fare una sfilata di moda. Si compete per vincere e non vinciamo. Questo è il discorso. Per favore, potete smettere di parlare in corridoio? Gentilmente? Con la casa che è tanto grande bisogna parlare in corridoio. E questo è. Signori miei, ne parliamo. È come se lo facciamo prima. Se volete, casa va. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete seguire i prossimi contenuti. Vi porto anche la live reaction. Dindo, attivate la campanella. Trovate tutti i profili in descrizione. Grazie. Poi è chiaro, oltre alla componente, ribadisco, caratteriale, e di questo bisogna parlare, perché si imputava, quando l'Inter poi non andava, si imputava a Inzaghi, si diceva no, è Inzaghi che non lo carica, mo si imputerà a Kivu, però mai partiamo magari dai giocatori, vogliamo per una volta partire dai giocatori, che in queste partite dovrebbero, no? Lasciare tutto in campo. Il Bologna ha lasciato tutto in campo. Il Bologna più di questo stasera non poteva fare. Questo è il discorso. Dall'Inter mi aspetto sempre qualcosa in più. Poi attenzione, l'Inter non è che ha fatto anche stasera, al netto di tutto, non è che ha giocato una brutta gara lì. Ma questo mi fa ancora più rabbia paradossalmente. Non è che l'Inter ha fatto una gara pessima, una gara brutta, no, una gara dove l'ha approcciata bene, dove giustamente passa in vantaggio con un gol anche molto bello, bravo Bastoni a recuperare quella palla in aggressione, poi a incunearsi, mette una palla favolosa, Thuram, no, di controbalzo, bello, proprio gol bello, veramente bello. E poi lì la pressione del Bologna, va bene, te lo aspettavi anche perché il Bologna, no, il Bologna, io mi aspettavo un Bologna diverso rispetto alla Juventus perché il Bologna era concentrato su questa gara, si vedeva, era assolutamente voglioso di imporsi in campo. Ha giocato, ribadisco, per intensità un grande primo tempo e proprio per questo motivo vi arrivo a dire che il primo tempo dell'Inter forse è stato anche migliore del secondo, perché il primo tempo dell'Inter comunque siamo rimasti cosa abbiamo subito? Mi ricordo il tiro di Pobega, quello là, poi per il resto l'Inter quadrata. Non puoi subire un episodio del genere, cioè Bissek non può ancora una volta impiccarti la partita.
Non lo può fare ancora una volta. Cioè, è proprio scordinato. Io spero che da domani Kivu faccia quello che si faceva una volta nelle scuole di formazione. Cosa si faceva una volta? Arrivava la maestrina e ti diceva: fammi vedere le manine, fammi vedere le manine. Tu mettevi le manine avanti, bam! Ti arrivava una steccata, bam! E così bisognerà iniziare a fare in allenamento con Bissek. Chi Bissek? Fammi vedere le manine, bam! E forse si impara qualcosa. Ma non, ragazzi, a questi livelli non si può vedere una roba del genere. A questi livelli non posso vedere una roba del genere. Da grande attaccante Castro, al momento giusto, no? Lo squilibra. Già il fatto che ti fai no? Squilibrare, appunto, ti metti in una situazione di unbalance, diciamo così. Già hai perso un punto sull'avversario. Poi in quel momento tu devi riacquistare l'equilibrio, non è che vai a zonzo. E lui va a zonzo. Ed è un episodio che pesa, onestamente, pesa tanto. Trovo nel pari. E poi nel secondo tempo, ribadisco, di cosa vogliamo parlare. Ci abbiamo anche provato, e non è facile provarci quando hai una fascia monca, perché questa è un'altra discussione che bisogna affrontare. L'Inter, purtroppo, bisogna dirlo, senza Dumfries, ha un arto mozzato sulla destra. Cioè è un discorso che va affrontato, e se Dumfries, appunto, essendo stato operato, sarà fuori 2 o 3 mesi, noi non possiamo giocare con Luis Enrique. Non me ne voglia, ragazzo, per carità, ha avuto le sue occasioni, non ha la personalità per giocare all'Inter. Cioè non mi basta il compitino, il passaggio sempre facile, il non provarci mai. L'abbiamo visto solo una volta, puntare l'avversario e tirare in porta al 53esimo, mi pare. L'unica volta l'ha fatto, per tutto il resto è stato un fantasma in campo. Non è un caso, entra Diouf gli ultimi 15 minuti, abbiamo le migliori occasioni, le creiamo negli ultimi 15 minuti. Non è un caso, Diouf ogni volta puntualmente superava l'avversario, rientrava sempre sul sinistro, sempre ha creato scompiglio. E anche, quindi, anche tardiva. Una cosa su Kivu poi bisogna dirlo, perché io non è che posso prendere solo le parti dell'allenatore, assolutamente sì, non è che imputo a lui le massime responsabilità, però stasera Luis Enrique lo togli prima, non è che aspetti gli ultimi 15 minuti, bisogna togliere prima. Campi, per quanto mi riguarda, tardivi, e infatti l'Inter, ribadisco, solo negli ultimi 15 minuti è riuscita a fare qualcosa in più, nettamente rispetto all'avversario. Si poteva un po' gestirla meglio sotto questo aspetto. C'è chi si attaccherà a rigore, per quanto mi riguarda assolutamente non c'è nulla su cui andarsi ad attaccare, anche perché ho sentito la moviola sull'episodio in Milan, Sassuolo Milan, io poi mi dimentico facilmente. Vabbè, Pavlovic che dirà, spiegano tranquillamente l'AIA che lì, se il giocatore è lui che fa un movimento ad allargare, non è fallo. Ed è successa una cosa molto simile stasera, e Bonni che va ad allargare, per cui, per quanto mi riguarda, giusto non assegnare un rigore del genere. Non c'ho nulla su cui andare a ricriminare una partita del genere. Figuriamoci se possiamo permetterci il lusso di andare su un episodio del genere. Non è quello su cui bisogna andare a dibattere nella maniera più assoluta stasera. E niente, questo è, ragazzi miei. Poi ribadisco, ai rigori non ci deve arrivare, perché ai rigori poi è una lotteria, e ribadisco, il più freddo la spunta, e non dovevi arrivarci ai rigori. Questo è il discorso. Nota positiva, ribadisco, Diouf. E l'altra nota positiva è Martinez, il portiere. Ancora una volta il portiere, quando viene chiamato in causa, non ne sbaglia mezza. Ditemela voi una partita in cui è stato insufficiente Martinez. È vero, non ne ha giocate tante, non abbiamo un campione vasto di partite, ma quelle che ha giocato è sempre stato all'altezza della situazione, assolutamente. Anche stasera un tiro pericoloso, un reale tiro pericoloso, e lo prende, quello su Fabian. Grande parata, e questo devono fare i portieri. Parato anche un rigore, ma più che altro, ribadisco, bene, anche palla al piede, comunque ha sempre provato anche un po' a giocarla, forse anche a volte eccessivamente, però un ragazzo che, ribadisco,
deve prendere anche un po' le misure, perché se giochi poco non puoi essere impeccabile, e a me, ribadisco, è piaciuto tanto, tanto, quindi qualche partita in più quest'anno a Martinez gliela farei giocare, in modo che dall'anno prossimo sto ragazzo può, da quello che sto vedendo, può giocare titolare nell'Inter, per quanto mi riguarda. Va bene. Fatemi fare i complimenti al Bologna, perché ho parlato a caldo giustamente dell'Inter, perché in quanto interista mi prude e la mia attenzione è sull'Inter, ma il Bologna, ragazzi, ribadisco, il Bologna la voleva fortemente questa finale, ed è stata premiata con, ribadisco, un primo tempo eccellente, clamoroso, poi sono giustamente calati, però è una squadra che ha fatto l'impossibile per arrivare ai rigori, c'è riuscita, e merito e onore a loro, senza ombra di dubbio. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, leccate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschi. Sì, parlate da cucina, parlate.